the doors now, the future is bright. Create Studio 3, we're taking flight. Never seen before, a world in 3D. Let's start this journey, come along with me. Let's create E together. ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa, un videomaker. Per chi non mi conosce dico che opero dal 1986 e provengo dal mondo della televisione. Ho sempre utilizzato tantissimi software e ho cercato anche di inviare feedback alle aziende e apportare modifiche. Oggi sono qui con Create Studio 3, la versione 3, e vi faccio vedere una cosa che non è prevista dal programma, non la troverete da nessuna parte, credo. Ho già informato l'azienda su questa cosa che non c'è all'interno del programma e io vi faccio vedere come risolvere e appunto come poterla fare in autonomia fin tanto che l'azienda non inserirà anche questa possibilità. Scusate questa premessa, ma io ho applicato un sistema che era quello anche del software di editing Video Pro X, con i quali ho insistito 5 anni per poter avere questa funzione. Di cosa sto parlando? Sto parlando del punto di rotazione sulle immagini 3D e quindi in questo caso di Create Studio anche disegni. Perché il problema in fondo è che le immagini ruotano come il punto di rotazione centrale. In Create Studio in realtà il punto di rotazione può essere anche spostato ma solo sulla rotazione Z, mentre nella rotazione tridimensionale il punto resta centrale. Andiamo a vedere un esempio. Adesso poi utilizzeremo questa stanza, ma andiamo a vedere un esempio pratico anche utilizzando proprio un background, non ha importanza. Scarico questo background e lo vado a inserire nella mia composizione. Vado a restringere gli angoli. Come vedete, andando su proprietà, io ho la possibilità di ruotare questa immagine nelle 3 dimensioni, quindi Z, come dicevo, poi abbiamo X e poi abbiamo Y. E qua, fin qua è tutto perfetto, anche molto fluido. Poi chiederò all'azienda di avere qualcosa per resettare e riportare il valore a 0. Come vedete questa proprietà non c'è. Come abbiamo detto esiste il punto di rotazione, eccolo qua, anchor point, e se clicco vedete che il punto di rotazione è centrale. Ho due modi per spostarlo, cioè quello con la freccia di spostare proprio il punto di rotazione a video o quello di indicare un angolo qui già predisposto, come vedete nell'angolo, in altre parti. Va bene, vado a posizionare il punto di rotazione proprio in quest'angolino qua per farvi vedere cosa. Se ritorniamo di nuovo sulle proprietà e la rotazione, se io faccio una rotazione che non è indicato su che asse è, ma credetemi sull'asse Z, se io vado a spostarla, come vedete ora la mia immagine ruota su quel punto là fissato del punto di rotazione, e questo è molto carino e indispensabile anche per fare alcuni tipi di animazione. Però pensando a un ambiente 3D, ora se io ho un punto di rotazione qua e faccio ruotare l'immagine anche sugli altri assi, questo punto di rotazione viene tenuto in considerazione. Invece se vado a spostare qui, come vedete, il mio punto di rotazione resta ancora centrale. E cosa strana, se io vado invece a ruotare sull'asse Z, appunto, vedete che in realtà esiste il punto di rotazione spostato. Quindi vuol dire che questo punto di rotazione è pensato solo per le immagini bidimensionali e non tridimensionali. Questo cosa ci porta? Ci porta, adesso vado a cancellare questo, simuliamo la mia porta. Allora andiamo a prendere questa che dovrebbe essere una porta
e andiamo a vedere che sulle proprietà ruotando, come abbiamo detto, vedete che la porta si apre così. Allora cosa fa? Cosa fanno? La maggior parte fa così e la va a riposizionare, ok? Però per fare questo effetto, cioè per averlo in animazione, deve andare a spostare anche il punto. Quindi abbiamo uno spostamento, un ridimensionamento e inoltre va a agire anche perché le dimensioni cambiano su la deformazione per deformare questi punti e riagganciarli. Insomma, come avete capito, è un caos. Vedete che la porta gira sempre sull'asse centrale. Bene, a questo non c'è rimedio se non nella soluzione che ho trovato io, cioè intanto ho, come detto, ho avvisato l'azienda in maniera che possano provvedere alla programmazione software. Guardate la mia porta, questa è una porta su una stanza e ora la mia porta si apre e come vedete non si è aperta tranquillamente in prospettiva, guardate il movimento molto fluido della porta, è un 3D reale, inoltre dietro la porta abbiamo un altro ambiente che non è disegnato sulla pagina principale, ma ambiente a sé stante, tant'è che io posso, vedete, cambiarne la posizione dietro la porta. Andiamo a vedere come ottenere questa animazione e vi faccio vedere che sulla mia animazione non sto dicendo sciocchezze, la rotazione sull'asse Y è centrale. Guardate, mando la porta dentro e avete visto la porta va dentro l'altro ambiente. Allora iniziamo da zero e vediamo il concetto e come poterlo realizzare. Ci spostiamo qui e andiamo pure a riprendere questa porta che, visto che è già fatta, è molto utile. Come abbiamo visto, c'è poco da spostare l'anchor point lateralmente sul cardine perché andando sulle proprietà e ruotando l'asse Y vedete che la grafica non se ne importa proprio, sta girando centralmente. Allora andiamo a sfruttare questa cosa a nostro favore. Abbiamo visto che la rotazione è sempre centrale. Centrale a cosa? Centrale alla nostra figura. Bene, resettiamo tutto, prendiamo la nostra figura e per un attimo la decentriamo. Andiamo a prendere sulle forme, sugli shape, un quadrato e lo mettiamo di fondo, cioè deve essere una traccia sottostante, va bene? Poi andiamo a ingrandire questo quadrato a tutto schermo. E ovviamente la rotazione di questo quadrato, di questo che è diventato un rettangolo adesso, sarà sempre centrale, quindi qui. Andiamo a prendere questa figura, vedete che ora se sto in centro all'altra mi dà indicazioni e porto l'asse verticale, perché io la porta la voglio far ruotare ovviamente sull'asse verticale, come avete visto a toccare il centro dell'altra figura. Ecco, ho portato questo in centro. Ora le figure sono due. Faccio sparire la figura di fondo. Vi faccio vedere prima cosa succede così. Se ora agisco in questa maniera, la singola figura avrà il proprio asse di rotazione, quindi non cambia assolutamente niente. Y è questo e sull'altra Y è questo grande, vedete? Ok, lo vado di nuovo a azzerare. Andiamo a unire questi due livelli selezionandoli e facendo group. Cosa succede? Adesso questa figura prenderà il suo oggetto maggiore come riferimento e quindi avrà il riferimento del rettangolo blu come rotazione. Andiamo a vedere sulle proprietà
e senza spostare l'anche un po', non ci interessa niente, proviamo sempre la rotazione Y e vediamo che questa volta la parte blu e la porta stanno rotando tutti e due, tenendo in considerazione appunto il punto di rotazione della figura più grande. Vedete, quindi già se guardiamo il movimento della porta così è corretto. Dico porta, può essere la pagina di un libro o qualsiasi altra cosa. Infatti questo tutorial è nato per aiutare un amico nella creazione di un libro con le pagine che si sfogliano. Rientriamo nel nostro oggetto e adesso facciamo sparire completamente lo shape. Quindi andiamo a impostare il nero e soprattutto andiamo sull'opacità e la portiamo a 0. Noi vedremo nero, ma in realtà con l'opacità a 0 qui tutto il fondo è bucato. Andiamo a raggruppare nuovamente questi oggetti, group, e abbiamo la nostra porta. Andiamo a inserire un background qualsiasi, tanto per vedere nell'ambiente se buca, e come vedete la porta è bucata. A questo punto possiamo spostarla dove desideriamo, possiamo ridimensionarla. Attenzione che ridimensionarla in più piccolo va bene, più grande no, perché tende a sgranare, perché questo ridimensionamento è diventa un bitmap. Però vabbè, simuliamo una porta qua in mezzo alla stanza, una cosa poco credibile, ma andiamo di nuovo sulle proprietà e facciamo la rotazione sull'asse Y e come vedete la rotazione è attorno a quell'asse. Ovviamente come ho fatto questa cosa posso farla su qualsiasi asse. Il problema è proprio quello di risoluzione dell'oggetto, perché dovendo farlo all'interno del rettangolo più grande ho appunto il problema di star dentro e agganciarmi sull'asse dell'oggetto più grande. Questo è come ho fatto la porta o qualsiasi altro oggetto, la pagina del libro o quello che desiderate, che può ruotare attorno a quell'asse. Ovviamente ora se faccio la rotazione attorno all'asse X è corretto perché l'asse comunque è qua e l'asse Z è corretto perché vedete che è sempre attorno a quest'asse che ora è centrale. Come ho fatto invece il discorso della porta, cioè di vedere l'ambiente sottostante, lo risimuliamo nuovamente, riposiziono la porta dove mi interessa. Cosa facciamo? Adesso creiamo l'ingombro del buco della porta, quindi facciamo così, spostiamo la porta sopra, andiamo a prendere quello che è una figura geometrica e andiamo a spostarla sotto la nostra porta, come vedete. Perché risulta sotto? Perché sto usando la traccia sotto. Faccio così e controllo che cliccando a vuoto il blu non fuoriesca da nessuna parte, se no aggiusto quello che posso. Posso anche invertire un attimo per vedere se va a coprire correttamente la porta. Lo porto sotto, ok. Adesso vado a prendere un secondo ambiente sui background e vado in cerca di una stanza, room, la vado a scaricare e trascinare. Sposto queste tracce e metto la cameretta qua sotto. Se io ora facessi, beh, intanto vedete che la cameretta risulta sopra, posso anche già cercare di posizionare la cameretta dove vorrei. Comunque adesso andiamo a vedere, mettiamo qua. Ora vado su TrackMate, vedete che questo si chiama Shape o comunque potrei rinominarlo. Comunque vado qui, faccio TrackMate e come TrackMate, cioè come maschera, indico lo Shape. La cameretta vedete che sparisce. Perché? Perché ora la cameretta risulterà mascherata da questo shape. Andiamo quindi a far ruotare la nostra porta
e come vedete attraverso vediamo la cameretta. Ora la cameretta si vede così perché, e questo è dovuto al colore del nostro shape che è blu. Portiamo lo shape in bianco e come vedete possiamo regolare anche il blend a seconda di bianco o nero che mettiamo. Nero sparirà completamente l'immagine, come stessimo regolando una chiave. E ecco qua posso fermarmi quando l'ambiente sembra simile al precedente. Ora torniamo indietro sulle proprietà e ecco finalmente la nostra porta che facendola ruotare si può aprire per dentro sulla cameretta. Attenzione a non ruotare troppo perché sennò si vedrà sopra il disegno, ovviamente deve restare all'interno così. Potremmo eventualmente farla mascherare anche lei dallo shape e quindi anche aprire del tutto, ma questo non è il mio caso perché io la porta la voglio far aprire per fuori e per fuori non abbiamo nessun problema tranne la pianta che ovviamente è così andrei addosso alla pianta che non esiste perché è bidimensionale. Quindi avete visto che questa porta, ecco qua anche una porta di un saloon che può muoversi su e giù nell'ambiente 3D. Spero questa tecnica vi piaccia e spero che piaccia anche alla software house di Create Studio e quindi implementi questa funzione importante sugli oggetti tridimensionali. Questa cosa che vi ho fatto vedere qui che potete creare internamente a Create Studio e quindi senza nessuna risorsa esterna, potete crearla anche esternamente con un programma grafico. Come? Questa è Affinity Photo, vado a creare una superficie trasparente. Perché faccio questo? Perché allora in questa maniera posso decidere una risoluzione molto più grande, infatti questa pagina è quasi 4K, disegnare col programma grafico o anche con una foto vera, insomma le forme che compongono la porta e a questo punto come abbiamo fatto prima prendere la porta e decentrarla portando l'asse di rotazione che si trova qui nel punto che mi serve. Come detto, se devo far girare l'oggetto in verticale purtroppo dovrei portare l'oggetto con questo punto qui. Vedete che a questo punto l'oggetto deve essere molto piccolo perché deve rientrare purtroppo nella dimensione che va dal centro a fine risoluzione. Quindi il mio oggetto dovendo girare in verticale dovrebbe trovarsi qui. Vado a salvare questa grafica esportandola come PNG o come SVG, quindi scriviamo qua, scrivo porta 2 adesso per farvi vedere, rientro nel mio programma e vado e vedete qua ho già importato la porta, ve la faccio vedere fatta in questo modo, vedete che ha la stessa proprietà. Se la vado a far ruotare era sull'asse Y ovviamente, ok, l'avevamo e adesso vado a importare quella che abbiamo appena fatto invece, che è questa qui, porta 2, eccola qua, che questa non ha più l'asse di rotazione laterale ma qua sotto lo vediamo dall'ingombro sul rettangolo. Quindi questa, se la faccio ruotare così, vedete che ruoterà in questa maniera. Ovviamente vedete che risulta più piccola e abbiamo, come dicevo, il problema, se la andiamo a ingrandire, potrebbe essere il ponte levatoio di un castello, per esempio. Io la vado a ingrandire, vado a perdere purtroppo un po' di risoluzione. Però, come vedete, ecco il mio ponte levatoio che si abbassa e si alza, o una finestra, una ribalta, qualsiasi cosa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se non mi conoscete iscrivetevi al mio canale perché ne vedrete delle belle su programmi di grafica, editing, video, modellazione 3D e quant'altro, e se invece mi conoscete sapete bene che ho queste genialate, scusate
la poca modestia, ma credo appunto, come detto, di essere l'unico ad aver fatto una cosa così. Grazie e alla prossima. Ciao! Open the doors now, the future is bright. Create Studio 3, we're taking flight. Never seen before, a world in 3D. Let's start this journey, come